Questa camellia japonica rosa è veramente spettacolare. Buongiorno, benvenuti in questa tipica giornata primaverile, abbastanza piovosa, umida, ideale per quello che dobbiamo fare noi oggi. Dobbiamo piantare a terra, in questa aiuola preparata da mesi, 3 nuove piante. Andiamo a vedere com'è. Questa nuova aiuola, questa nuova casa per le 3 piante è ancora blindata da questa rete antigatto. Pianteremo a terra le azalee, 2 provenienti dal vivaio Gigli, in particolare questa Nanni, appena potata, questa azalea Panfilia, ancora in fiore, che poteremo fra una settimanina circa, e questa bellissima camellia, che avete visto fiorita in questi mesi, meravigliosa. Lasceremo questi bastoni ai quali attaccheremo una rete, sempre una rete antigatto per i primi mesi di vita delle piante. Il terreno che abbiamo messo in questa buca è un terreno per piante acidofile e anche un po' di torba certificata, cioè estratta in modo sostenibile per il pianeta. Abbiamo messo materia organica acida, provenienza acida, qui dal nostro abete rosso, potature di abete rosso, e della perlite per migliorare il drenaggio. Andremo a piantare azalee, 2 e una camellia in modo superficiale. Hanno tutte radici, in particolare le azalee, superficiali e sottili, molto delicate, quindi la piantumazione deve essere superficiale, senza altre bulbi o piante piantate dopo intorno. Andiamo a farlo. Niente di strano, eh? Non sono state piantate coi vasi, sono state semplicemente appoggiate, è stato riempito di terriccio e poi sollevandole, vedrete, rimarrà la loro buca di piantumazione superficiale. Eccola qua. Adesso sarà sufficiente estrarle dal vaso e avranno già i loro posti dove saranno piantate. Estraiamo per prima la camellia. Sembra molto veloce, tutto molto semplice. In realtà è perché è stato preparato tutto prima. Abbiamo già visto le radici di questa meravigliosa camellia e andiamo a darle la sua nuova casa. Ora la Panfilia ancora da potare. Ecco qua, ne avevo bisogno. Guardate che bello apparato radicale, com'è fine, com'è sottile. E per ultima la azalea japonica Nanni che abbiamo potato qualche giorno fa. Aggiungiamo un po' di terriccio e poi pacciameremo. Per pacciamare usiamo degli inerti, in particolare useremo l'apilo vulcanico e poi innaffieremo molto bene.
Abbiamo fatto la pacciamatura con l'apillo vulcanico, ma potrete usare anche altri inerti come la pomice per esempio. Si può pacciamare anche con corteccia di pino, che però alza un po' il pH, di solito un pH 6, mentre le acidofile amano pH molto più bassi. Però la differenza è che questo è un inerte, mentre pacciamare con corteccia di pino arricchisce il terreno piano piano decomponendosi la corteccia. Per sostenere la camellia pianteremo questo bastone al quale la legheremo, soprattutto per i primi anni di vita, per sopportare le precipitazioni, soprattutto le precipitazioni nevose. E ora recintiamo. Diciamo che questa recinzione esteticamente non sta benissimo, però per evitare di invitare i gatti ad usare questa aiuola come lettiera è meglio metterla, almeno per i primi anni. Per fare questa piantumazione a terra abbiamo scelto una giornata di fine primavera ma fresca. Fra l'altro si pronuncia pioggia, però è comunque importantissimo innaffiare bene. Questa in particolare è acqua piovana recuperata. In caso non ne abbiate, usate comunque acqua del rubinetto, aumenta un po' il pH del terreno, ma devono essere innaffiate, devono stare umide questi tipi di piante. E voilà. Ecco fatto. E ricordate, qualunque giorno sia, rendetelo bello. Camellia japonica, Azalea indica Panfilia e Azalea japonica Nanni. Nella loro casa a terra a Monfestino.